ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale, bentornati nella sezione del pettegolezzo sacro, sacro del nostro lui lei. Allora, innanzitutto vi voglio dire grazie, eternamente grazie. Le pratiche con le porte mi stanno facendo volare, come stanno facendo volare anche voi, stupendo. E sono estremamente felice di tutto questo. Adesso questo è un video sempre valido nel momento in cui lo guardi, ma come la maggior parte dei video, a meno che non mettiamo delle date, no? Perché l'anima ti incontra, in quel momento apri il video. Io so che alcuni di voi gli sono capitati dei video di 2 anni fa, delle previsioni settimanali, 3 anni fa, e riscontravano perfettamente. E certo, perché il tempo non esiste per l'anima. Cioè l'anima che gli arriva un video, gli scegliono il video, mi spiego, vabbè. Quindi, ragazzi miei ragazzi, il nostro lui-lei, divino maschile e divino femminile, leggiamo le energie di lui e di lei, che sono rispettivamente anche energie tue interne, laddove tu hai bisogno di riconoscere un aspetto di te, lo proietti fuori come ombra in modo tale che tu lo possa integrare. Possiamo leggere lui-lei in modo anche a vari livelli, no? Però adesso voglio fare una cosa che mi è arrivata, non l'abbiamo mai fatta in questo modo, mi sta arrivando così e voglio farla così, mi lascio ispirare. Allora, prendiamo questo mazzo qui, metteremo 5 carte qui come passato, 5 carte per il presente, 5 carte per il futuro. Voglio vedere, siccome in queste immagini c'è immagini di lui e immagini di lei, voglio vedere che storia raccontano, che storia narrano, mi voglio fare ispirare da questo racconto e vediamo cosa ci raccontano. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione affinché tu abbia visione, gioia, amore e bellezza. Vediamo cosa ne esce oggi con questa narrazione. Allora, mettiamo 5 carte per il passato, lui, lei. Mettiamo 5 carte. Prima, 1, mondo, 2, 3, 4, 5, cioè 4 e 5. È chiaro che poi arriva il cavaliere di coppe. Allora, lasciamoci narrare dalle immagini stesse. Vi stanno parlando di un chiaro pentimento da parte dell'energia maschile. Chiaro pentimento dell'energia maschile. Qua io vedo che ci sono profondi, cosa è successo nel passato? Che delle incomprensioni hanno generato sensi di colpa e io qua vedo un'energia maschile che è stata forse fraintesa, ci sono stati fraintendimenti, ci sono state altre persone in mezzo, semplicemente dei fraintendimenti, come se fosse, come se, sai che cosa? Qua vedo delle energie che hanno concluso dei cicli, va bene? E allora, però è come se avessero avuto la necessità di portarsi dietro delle zavorre del passato. Questo cosa ha determinato? Ha determinato sospetti, ha determinato voglia di controllare quelle situazioni, ha determinato paura, ha determinato ansie. E quindi vedo questo cavaliere di coppe che è come se andasse a curare tutta questa energia, no? Questa energia di tensione. Non lo so chi è chi, sto parlando qui di questa energia che ha generato tensione, perché quando chiudiamo un ciclo, si è concluso un ciclo, magari la mente vuole controllare ancora, no? Vuole prevedere, ha paura di sbagliare, ha paura di dire, ha paura di fare, rimangono delle cose in sospeso, però a livello animico quel ciclo si è concluso. Però cosa fa l'anima? Affinché quel ciclo si possa veramente concludere, ti fa sperimentare delle emozioni, dolce tristezza, dolce malinconia, che poi possono generare anche dei sensi di colpa, ci si concentra su ciò che è andato perduto, su ciò che non è più recuperabile, non riuscendosi a concentrare più su ciò che invece
invece rimane, no? E quindi questo può generare ansie, paure, frustrazioni, incertezze, i dubbi più apocalittici, scenari apocalittici che la mente cerca di dominare, no? Ti mette davanti gli scenari peggiori. E com'è che si curano gli scenari peggiori? Con l'apertura del cuore, con il cavaliere di coppe, con mi do, mi do, mi do. Quindi questo lo possiamo tradurre anche nelle vicende umane e pratiche come come una persona che vuole aprire il proprio cuore per andare a mettere il miele sulle ferite, non che non ci siano le ferite, ma affinché avvenga una cicatrizzazione, potremmo dire così. E ciò che vedo essenzialmente in questa prima parte è che un ciclo si è concluso e ci si è portati dietro alcune zavorre e la paura di iniziare un nuovo ciclo. Quindi, affinché questo ciclo potesse iniziare, la vita ti ha rimandato delle immagini o delle emozioni forti affinché tu potessi finalmente lasciare andare il controllo e aprirti a livello di cuore. Ora, o l'hai fatto tu o l'ha fatto un'altra persona, qua mi parlano di situazioni di sensi di colpa, che hanno generato ansie, frustrazioni. Ecco, e qua vedo che c'è stata un'apertura da parte dell'energia maschile in tal senso, affinché ehm, qua affinché si fosse, affinché si potesse mettere pace a ciò che si sentiva, ok? Vedo un movimento d'amore che c'è potuto essere nel passato qui con qualcuno, movimento d'amore, chiedere scusa perché magari si sono immaginati gli scenari peggiori, terze persone o anche semplicemente situazioni in sospeso che dovevano essere concluse prima di abitare veramente questo nuovo ciclo, no? Questo era già previsto che si potesse concludere questo ciclo, ma il modo in cui noi ci relazioniamo a ciò che accade dipende tutto, cioè il compimento di un ciclo e il successo di una relazione o il successo di una relazione comunque lo si vede dalla misura in cui tu ti relazioni a quello che accade, non tanto il successo della relazione in sé se continuiamo o meno a stare insieme, ma il successo della relazione col tuo daimon che attraverso le immagini delle persone che incontri vuole che tu abbia, che tu ti dia all'amore, no? Che l'amore lo vedi anche, che tu veda l'amore, scorga l'amore anche quando ci sono delle situazioni più difficili. Ecco, questo è proprio il mito di amore e psiche. Ok, vediamo adesso come stanno le cose. Energia del presente. Sette di coppe, 3 di bastoni, 2 di spade, l'imperatrice, wow, 4 di bastoni. Allora, nel presente io vedo la possibilità di fiorire, di germogliare, di partorire qualcosa di nuovo e anche un incontro che porta tanta felicità. Io vedo questo nel presente. Però è come se ti venisse chiesta la presenza affinché la vita possa attraversarti senza che tu attui un controllo sulla vita. Che cosa vuol dire? Allora, non avere fretta. Allora, l'imperatrice non ha fretta di controllare le cose, perché sa che una volta che ha seminato è normale che fiorisca, se tu te ne prendi cura di quella semina, no? Allora qua vedo una grande possibilità di espansione, ma un po' di timore. E se non fosse così? E se fosse colì? Devo fare questa scelta. Allora, adesso tu che stai ascoltando, devi fare la scelta di permettere alla vita di attraversarti senza che la controlli. Va bene? Soprattutto nelle questioni relazionali. Io non lo so se tu hai una relazione in questo momento, questo è proprio un video, l'ho voluto fare così, non lo so perché, evidentemente serviva così. La vita qua ti sta chiedendo di lasciarti attraversare dall'abbondanza, dalla prosperità che è già davanti ai tuoi occhi, anche se non la vedi, e di fare la scelta di affidarti alla madre terra, che è lo spirito che ti sostiene, perché questo porta a celebrazione, a incontri molto belli o alla definizione di un incontro, alla celebrazione di un incontro. Ok, questo mi stanno raccontando.
ma non solo mi stanno raccontando questo, perché qua io vedo ehm, mi parla essenzialmente della possibilità di avere un nuovo orizzonte relazionale. Questo nuovo orizzonte relazionale si basa su una scelta di affidarsi a Madre Terra e allo spirito che ti sostiene sempre, altrimenti vai in confusione perché ci sono tante scelte, scenari possibili o persone possibili. Non avere fretta, perché la scelta che fai deve essere una scelta di affidarti al tuo potere creativo che sgorga da dentro di te, che è sostenuto da Madre Terra. Questo porta alla stabilità condivisa, va bene? Quindi qua mi parla di scelte, come posso scegliere di guardare al mio futuro, come posso, ok, ci sono tante scelte, tanti modi di relazionarsi al proprio futuro, tanti modi di operare nel proprio futuro, soltanto che dobbiamo imparare a distinguere dai veri desideri dell'anima e i veri desideri del cuore, dell'anima e quelli della mente. Quindi in tanti scenari possibili noi possiamo veramente scegliere di affidarci al nostro destino lasciandoci attraversare dallo spirito che ci guida a mezzo delle sensazioni, delle percezioni. E laddove tu queste percezioni non le stai sentendo, fermati, non devi fare tutto adesso, ti dicono, in una relazione o in qualcosa. Quindi questo come si traduce nella realtà fenomenica? Magari stai vivendo un rapporto in cui c'è sospensione. C'è sospensione, diversi scenari possibili, c'è sospensione. Le carte stanno dicendo lascia che maturi dentro di te qualcosa che ti porti poi a fare quella scelta, non avere fretta. Va bene, magari qualcuno di voi sta aspettando la persona giusta, o sta aspettando di definire una relazione, non la definire, non stare nell'attesa in questo senso, perché un nuovo orizzonte si sta aprendo davanti a te anche se non lo vedi. È un orizzonte di prosperità, soltanto se tu attraversi la vita in questo modo. Perché noi facciamo tarologia co-creativa, cosa vuol dire? Che io ti vedo il fatto, l'evento, e nel momento in cui ti vedo il fatto, l'evento, i tarocchi stessi ci dicono come cooperare con il nostro destino. Mi spiego? Vediamo adesso energia futura del nostro lui-lei. Una alla volta, comunque stavo scendere di coppe. Energia futura del nostro lui-lei. Re di bastoni, alla fine il re è uscito. Asso di denari. 6 di spade. Wow, wow, la giustizia. Mado, bellissimo, paggio di coppe. Allora, qua io vedo un'energia maschile profondamente matura che propone in concreto qualcosa e fa le cose giuste seguendo il proprio cuore. Va bene? Quindi quello che vedo è sostanzialmente un'energia maschile che matura. Va bene? Abbiamo un'energia femminile molto matura qua con l'imperatrice e un'energia maschile, questo re di bastoni, molto matura, che va dal cavallo di bastoni, il cavallo di coppe prima, a questo re di bastoni adesso. Allora, è come se l'energia maschile si predispone a realizzare dei progetti, una visione che aveva nel suo passato, che era questa visione qui. Adesso è maturo per poterla adempiere e la porta con quest'asso bellissimo di denari verso, con questo 6 di spade, nel fare le cose giuste, verso ciò che è allineato con il suo cuore, con la sua anima, offrendo il proprio cuore, sostenuto dal re di bastoni, paggio di coppe. Qua parliamo anche di progetti familiari, però l'energia, ma io ti parlo prima di tutto senza scendere ancora nel dettaglio, che vedo nelle prossime ore, prossimi giorni, un'energia maschile matura che propone qualcosa in concreto, aprendo il proprio cuore. Questa cosa in concreto presuppone il sistemare più cose, sistemare definitivamente più cose. La giustizia mi parla del fatto di sistemare un karma, cioè affronto quello che devo affrontare
con coraggio, con determinazione, con la visione del Re di Bastoni, affinché possa poi aprire il mio cuore e possa portare la coppa dell'amore, possa meravigliarmi ancora. Quindi aspettiamoci nei prossime ore, prossimi giorni, delle figure maschili molto risolute, visionarie, leadership, con un grande cuore, con un cuore aperto. Laddove al centro stesa con questo 6 di spade mi racconta anche di un passaggio che c'è, no? Cioè l'elaborazione di una ferita, di un dolore, di una perdita o di una sensazione di 5 di coppe, eh, senso di colpa, dolce malinconia, dolce tristezza, alla sospensione e al traghettamento verso la capacità di meravigliarsi ancora, di stupirsi ancora, di aprire il proprio cuore. Quindi mi parlano essenzialmente di questo, e del fatto che si prende una decisione senza forzare. Qua nel presente non stiamo forzando i tempi, io ti consiglio di non forzare i tempi, però sostanzialmente è proprio questo ciò che vedo, sì, perché qua l'energia maschile. Abbiamo due grandi figure, due figure che rappresentano sostanzialmente l'energia femminile e l'energia maschile. Quella maschile è Re di Bastoni, la femminile è l'imperatrice. Quindi, allora, che cosa chiedono gli archetipi in questo momento? Chiedono di chiedono il diritto di esistere. Il diritto di esistere come presupposto e prerogativa ti dà la capacità di ricevere. Questi sono primo, secondo e quarto chakra, ma anche il terzo. Cioè, cosa vuol dire? Che nel momento in cui io ho il coraggio di portare avanti la mia visione relazionale, la mia visione d'amore, allora nel momento in cui ho il coraggio di fare questo, posso finalmente ricevere perché la vita mi ricompensa. E allora le energie maschili hanno come punto di riferimento delle energie femminili che prosperano, che non alzano un dito per prosperare, ma si danno amore, cioè la suprema condotta è assenza di sforzo, significa che mi devo impegnare nella mia visione, ma quello non è sforzo, è eccitazione continua nell'impegno. E le energie femminili riscoprono la parte maschile con le energie femminili riscoprono le parti maschili con questa energia visionaria, con questa energia di capiranno che le energie femminili, avendo lavorato dentro di loro, dentro e fuori di loro, hanno lavorato anche nella proiezione che hanno fatto su un'energia eventualmente maschile. Mi spiego? Quindi, quindi non dico che il tutto si risolve con un bacio perugina, però voglio dire, è un movimento molto bello questo, è un movimento molto bello. Quindi io vedo la chiusura di ogni tipo di dubbi, di incertezze, la capacità di saper fare le scelte in armonia, in sintonia con la propria anima, in modo tale che questa nave possa salpare del tre di bastoni, no? E al tempo stesso vedo risolte delle questioni in sospeso, la fine veramente di una vecchia identità, l'inizio di un nuovo ciclo che secondo me già doveva iniziare. Però il modo in cui, come ti ho detto prima, ti relazioni a quello che accade dà la possibilità a quel destino di manifestarsi in un certo modo oppure in un altro. Sì, vedo proprio un'energia bellissima di grazia, di bellezza che nelle prossime ore, nei prossimi giorni attraverserà questi archetipi. Sì. Adesso voglio mettere, tu stai riprendendo? Sì. Voglio mettere, siccome abbiamo visto questa qualità, abbiamo visto la differenza di energia femminile e maschile, la qualità del maschile, questa qualità di questa energia di forza, di visione, di leadership con il re di bastoni, a cosa corrisponde con l'oracolo dello sciamano?
vengono chiarite questioni in sospeso, c'è un'opportunità da coltivare insieme. Vediamo un po' cosa dice rispetto all'energia maschile. Il bastone, cioè, il bastone. Il bastone mi parla della capacità di fare azioni, quindi vedremo delle energie maschili molto attive, molto determinate, molto ispiranti, che ispirano gli altri, e quindi il bastone della Kundalini, no? Vedo e faccio ciò che vedo, quindi agisco per la mia visione, agisco per questa visione che ho. Energie maschili molto attive e focose nei prossimi giorni, questo vedo, e voglio vedere questa cos'è che riceve l'energia femminile con l'imperatrice. Primariamente cosa riceve? Ah, caspita, la ricompensa dopo tutti gli sforzi, la capanna sudatoria. Quante volte siamo stati nella capanna sudatoria? La ricompensa di tutti gli sforzi, tutto il dolore vissuto. Caspita, che bello comunque. L'energia femminile riceve dalle sue stesse emozioni che non ha cercato più di combattere. La capanna sudatoria con questo 5 di coppie mi parla dolce tristezza, dolce malinconia, la capacità di ricevere il potenziale che c'era dietro al suo dolore, quindi è la forza, germoglia in sé, germoglia tutta, cioè, tutta quella materia, quella sostanza sottile, dolce tristezza, dolce malinconia, germogliano in lei come un grande giardino fiorito. È un po' come passare dall'inverno alla primavera, quindi l'inverno, la semina, o comunque la semina è arrivata a mezzo dell'alleanza con le proprie emozioni, dolce tristezza, dolce malinconia, anche quando non lo sapeva, e lei si alleava a queste emozioni, no? Il 9 di spade ha seminato, e questa settimana, questi prossimi giorni, lei riceve la ricompensa di questa semina. Caspita, bellissimo, bellissimo, veramente bellissimo. Vediamo adesso con voglio vedere con queste carte qua. Cosa mi dicono queste? Semplificarsi la vita, non complicarsela, perché è la mente che complica le cose, no? Allora, qua si risolvono le cose, si risolvono cose in questa settimana che hanno a che fare con tutto quello che abbiamo detto prima. La vita è destinata a essere semplice e facile, non lasciare che le energie superficiali ti distraggano dalla tua vera essenza. La semplicità e la purezza eleveranno il tuo spirito. Questa è la settimana in cui abbiamo già sacrificato, cioè abbiamo reso sacro il nostro dolore e riceviamo come ricompensa forza, germogli e anche la capacità di sentirsi più semplici. Perché quando noi ci complichiamo la vita, quando è la mente ad agire, invece rimanere presenti nel proprio corpo, in quello che mangiamo, in quello che facciamo, ci aiuta proprio a semplificare la vita e a vivere la vita per quello che è semplice, molto semplice. Quando entrano in gioco la mente razionale, la complica e ci stanca e non ci permette di prosperare. Ok? Adesso voglio vedere con i miei oracoli lui-lei, che potete trovare qua sotto all'info box, questo re di bastoni o quest'asso di bastone. Vediamo quali sono i moti dell'anima che muoveranno le energie maschili. I moti dell'anima che muoveranno le energie maschili. Solo tu mi fai sentire così, col bastone, e ti sposerò perché. I moti dell'anima sono, solo tu mi fai sentire così. E come ti fa sentire? Vivo, re di bastoni e il bastone, l'asso di bastone. Solo tu mi fai sentire così vivo, solo tu accendi in me
quel fuoco che mi permette di sentirmi vivo, mi permette di sentirmi padrone della mia esistenza, co-creatore con le immagini del mio destino. Cioè, le energie maschili si sentiranno animate da un fuoco straordinario che l'imperatrice dà. E poi ti sposerò perché è come se vedessero in lei questo completamento, e qua anche la giustizia ce lo fa vedere, e il lasso di denari ce lo fa vedere, come se fosse una dote qua, no? Cioè, l'asso di denari è un asso, quindi è un seme, è qualcosa di cui prendersi cura, però sai che l'hai già piantato, e questo ti sposerò perché con i puntini è proprio questo. Ancora, andiamo a vedere le energie maschili, ancora come si palesano, i movimenti dell'anima, delle energie maschili. Eccole. Eh sì, l'hanno vissuta in assenza e questo li ha fatti ardere, perché dice: io vivo con lei il divenire di un amore e io stesso vi assisto quasi invisibile, sebbene visibile le stia vicino. Come una danza a due che è da uno solo ballata, così è la mia relazione con lei. Io sono nella mia invisibilità il suo unico e solo danzatore. Ella si muove come in sogno e crede di essere sola, eppur si muove con un altro e quell'altro sono io, visibile quando sono presente, invisibilmente. Allora lui ha lavorato l'energia maschile in questi giorni, ma credo anche prima, perché qua c'era un po' di spazio, no? Con il mondo, il paggio di spade, la sospensione, anche la dolce tristezza che abitava magari un cuore che non la sentiva vicino, e quindi la mancanza non è assenza, è invisibilità. Qui l'energia maschile ha lavorato con l'invisibilità della sua energia femminile. Quindi questo come lo possiamo tradurre? Che lui ha lavorato nell'invisibilità di lei, che non c'era, o non è stata vicino come dovrebbe, ok? Ha lavorato, e come la traduciamo ancora nei piani più sottili? Che a mezzo della dolce tristezza, dolce malinconia, queste idee, lui ha avuto delle energie femminili, queste idee, dolce tristezza, dolce malinconia, a mezzo delle quali è riuscito a trovare il potere. Bellissimo. E poi dice: non riesco più a immaginare la mia vita senza di te. E infatti abbiamo, non è un imperatore, ma è un re di bastoni accanto all'imperatrice, no? Cioè non è ancora un imperatore, ma ha tutta la determinazione per essere sovrano del proprio regno, e quindi va verso questa imperatrice, no? Quindi non riesco più a immaginare la mia vita senza di te, cioè non riesco più a immaginare la mia vita senza quell'energia creativa, erotica, quell'energia piena di vita che mi attraversa e che a mezzo tuo io l'ho potuta riconoscere, ma soprattutto l'ho riconosciuta, dice lui, a mezzo della tua invisibilità, con le emozioni ctoni a cui mi sono arreso, o a cui, perché abbiamo il cavaliere di coppe, a cui mi sono dato, no? Ora, che l'abbia fatto consapevolmente o inconsapevolmente, questo è ciò che gli archetipi stanno descrivendo in questa settimana, in questi prossimi giorni, ok? Vediamo adesso con queste, volevo mettere queste. Siccome qua nel passato vedo litigi, vedo ansie più che litigi, non c'è un litigio vero e proprio, se non un'ansia per ciò che non è stato detto, ciò che non è stato compreso, l'inquietudine nello scegliere. Con queste altre carte andiamo a vedere le parole esatte che l'energia femminile ha potuto pronunciare nel mentre viveva questo stato d'ansia o stato di allerta emotiva, no? Vediamo. Non ci posso credere, te l'ho appena detto, dice assunto spendientes, cioè questioni in sospeso, te l'ho detto prima. Le questioni in sospeso che hanno portato la mente razionale a fare peggiori scenari. Todavía tenemos cosas que resolver e discutir, cioè abbiamo delle cose da risolvere, abbiamo delle cose di cui parlare, e questi giorni si parlerà di questo, va bene? Si parlerà di questo. Vediamo adesso con queste su che cosa vertono in questi giorni. Vediamo cosa ci vogliono dire queste carte e poi andiamo a rispondere alla domanda che voglio fare, però voglio vedere prima questa carta qui, poi ti dico. Allora, vediamo cosa ci dicono queste carte su questa lettura.
dipendenza emotiva. La dipendenza emotiva. Quando abbiamo bisogno dell'altro per avere conferma, quando abbiamo bisogno dell'altro perché non ci sentiamo interi, integri. E quindi l'interezza del mondo già ce lo preannunciava come nel passato era la prima carta, quindi affinché tu possa essere integra, integro, devi avere la capacità di attraversare ciò che non sai, ciò che è pendente, cioè lasciarti attraversare dalle emozioni ctonie sotterranee, uscire dalla notte dell'anima e aprire il tuo cuore. Quindi la dipendenza emotiva. La dipendenza emotiva è quando è che sei dipendente da qualcuno, cioè non è che quando, cioè la dipendenza emotiva c'è il bambino, dal bambino, quindi il punto non è condannare la dipendenza emotiva, è vederla, vedere che c'è una dipendenza o dalla risposta di qualcuno, dipendere dalla conferma di qualcuno, dipendere, no? L'imperatrice che cosa ci insegna in questo caso? Ma ce lo insegna anche il re di bastoni. E noi usciamo fuori da una dipendenza. L'imperatrice non chiede il diritto di esistere al mondo. L'imperatrice realizza tutto ciò che la vita le fa germogliare da dentro, proprio perché non ha la paura di restare senza qualcuno, o di restare senza amore, o di restare senza abbondanza, o di restare senza prosperità. La dipendenza è generata da quando abbiamo paura di restare senza, ma la vita ti dà esattamente tutto ciò che ti serve quando ti serve, il punto è vederlo. Però quando la mente ti fa gli scenari peggiori non lo vedi. E come puoi ovviare a questo problema? Aprendoti con il Cavaliere di Coppe nel darti alle emozioni più sotterranee che i pensieri, che gli scenari peggiori ti stanno facendo immaginare. Cioè alla fine la mente ti serve. Come diceva Aurobindo, la mente è l'aiuto, la mente fu l'aiuto, poi la mente è l'ostacolo. Ma la mente ti serve, altrimenti non ci sarebbe. Quindi la mente ti serve ad avere la consapevolezza, ti serve per vedere. Non puoi evitare l'emozione sotterranea, ma puoi vederla e farti accompagnare affinché poi il pensiero, quello apocalittico, possa perdere potere su di te e dissolversi, no? Quindi qua si andrà a risolvere questo tipo di dipendenza emotiva. Che noi non siamo tanto dipendenti dalla persona in sé, noi ci attacchiamo alla sofferenza perché la conosciamo bene in qualità di esseri umani. Tu ti attacchi, tutti noi, alla sofferenza. Allora quando iniziamo a riconoscerlo, il risveglio avviene a gradi di intensità sempre diversi, sempre più elevati. Non è che ti risvegli tutta una volta e poi non sei più dipendente, no. Il risveglio avviene a gradi di intensità sempre più elevati, un pochino, un pochino, un pochino, lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo, e piano piano questo si allarga in qualità di risveglio, no? Molto forte. Sì. Vediamo adesso con... Tu stai riprendendo? Sì. Adesso voglio andare a vedere con... Dove stanno quelle? Eccola. Con queste carte cosa ci dicono per questa lettura di lui lei? Allora, abbiamo tempo di qualità, siate testimoni della vita degli altri. Allora, queste mi dicono che ci sarà del tempo di qualità vissuto insieme. Quindi, tempo di qualità che significa che io sono presente in quel momento, un tempo di qualità è un tempo che arricchisce la tua anima, va bene? Quindi un tempo di qualità vissuto insieme, un tempo dove ci si arricchisce l'un l'altro. Vedo qua che fanno un picnic, un tempo di qualità, avete capito la scena? È molto bello questo. Ci saranno comunicazioni oneste, aspettati una conversazione a cuore aperto, e te l'ho già detto col paggio di coppe prima. E
qua c'è una carta fondamentale che si lega alla dipendenza emotiva, cioè libertà, spazio sano e spazio per respirare. Allora, quello su cui puntano l'attenzione è che dalla dipendenza emotiva ognuno riconosce quanto è importante il proprio spazio, lo spazio sano. Ciò non vuol dire che io se sto con te, se non sto con te 24 ore su 24, non ti amo, anzi, ti amo di più se sono lontana da te. Questa almeno la mia, però. Perché? Ma non sto scherzando, perché la nostra carta oracolo già ce lo diceva. Io vivo con lei il divenire di un amore, io stesso vi assisto quasi invisibile, sebbene visibile le stia vicino. E poi continuano, ma il punto qual è? È quando non c'è l'altra persona che tu puoi sedimentare ciò che hai compreso profondamente. Poi quando la rivedi l'altra persona puoi di nuovo fare un'esperienza diversa, però il tempo di distanza è fondamentale per sedimentare delle questioni emotive che si sono apprese, però affinché le cellule possano prendere una nuova visione è necessario sempre un certo distacco, una certa libertà, cioè libertà, i propri confini, i confini sani non sono, sono proprio per permettere all'anima di respirare all'interno dello spazio vuoto. Il vuoto è fondamentale per creare nuove esperienze con la stessa persona. Il vuoto è fondamentale per creare una relazione sana, una relazione dove ci si confronta quando si è separati con le proprie ombre interiori di cui l'altra persona si è fatta portavoce, ma l'altra persona è solo uno specchio delle tue ombre interiori. È come se quando siamo distaccati da qualcuno, è come se noi avessimo la straordinaria opportunità di avere a che fare con il Dio che ci ha mandato quella persona, cioè con il principale. Tu parli col principale quando non stai con quella persona. Scusa, principale, ma capito? Dolce tristezza, dolce malinconia. Quindi tu quando sei separato o separato da qualcuno hai la straordinaria possibilità di stare ancora di più, meglio con quella persona, perché dialoghi con il Dio, con l'immagine che te l'ha mandato, con il Dio che ti ha mandato l'immagine di quella persona. E quindi spazio sano e spazio per respirare è laddove l'anima respira. Quando c'è la distanza, tu permetti all'anima di nutrirsi a mezzo di quella sensazione di la dolce la solitudine è il luogo dove tutto può avere forma. La dea della solitudine è fraintesa spesso, perché la solitudine ti permette di creare lo spazio vuoto dove le migliori creazioni sono possibili. Senza la solitudine, lo spazio vuoto, che come vi ho spiegato nel video sulla cascia, l'etere, no? Che è lo spazio vuoto, allora si può generare una nuova creazione e risolvere le cose sospese non dalla stessa mente che le ha create prima, 9 di spade, ma da una nuova mente più pulita, ok? Bellissimo. E adesso, ragazzi miei ragazzi, andiamo a vedere, lo so che state... Eccole le metaforiche, eccole, vediamo che personaggio abbiamo. Abbiamo fatto lui lei un po' diverso, mi stava ispirando così. Allora, prendiamo questo primo mazzo. Da qua ne prendiamo queste. Vediamo che personaggi ci escono. Non c'è sempre lui, l'ubriacone dell'altra settimana, ma non ci posso credere, dai. Io credo che qua mi sta parlando della dolce tristezza, dolce malinconia che è stata ben adempiuta, altrimenti non si trasforma in re di bastoni, no? Ok, quindi mi stanno dicendo che è una persona che ha sofferto molto, ok. Ce l'hanno ribadito nel caso non l'avessimo capito. Wow, poi abbiamo una figa pazzesca. Cioè, qua abbiamo lei nell'estasi, stupenda, e dimmi se non è l'imperatrice, e te credo che questo sia ubriaca perché non ci capisce una mazza, perché c'è lei qua così. Abbiamo una lei stupenda, energia femminile dirompente, selvaggia, sensuale,
e questo la guarda, non ci capisce una mazza, anzi la mazza la prende il bastone alla fine e raggiunge una certa adultità, la voglia di voler conquistare, ma non tanto l'altra, lei, di rendersi all'altezza, mi spiego? Bellissimo, ok, mettiamo un po' vicino, un po' lontani. Vediamo cos'altro. Qua abbiamo maschili che hanno sofferto moltissimo e ce lo stanno ribadendo. Cioè, ragazze, lo stesso mi sta uscendo. Cioè, la settimana scorsa c'è di nuovo lui. Cioè, gli stessi. Gli stessi stanno uscendo, incredibile. Vabbè, questo è molto re di bastoni comunque. Vabbè, questo è un gran figo, è uscito lo stesso. Forse è ritornato dal viaggio della settimana scorsa. E qua abbiamo un lui risoluto che con le carte che sono uscite è un lui che ci stanno ribadendo le carte in questo momento. Guardate che ci sono energie maschili che si sono veramente alleati al loro dolore e da lì hanno tratto forza, ispirazione, potenza. Ce lo stanno ribadendo, eh? Ok, un'altra carta, vediamo. Energia femminile che piange vicino alla finestra della cucina, o comunque non è che piange, è un po' affranta vicino in cucina, alla finestra della cucina. E qua ci ribadiscono quello che abbiamo visto anche nell'energia passata, cioè questo 9 di spade con l'energia femminile, no? Che si preoccupava, mentre fa le faccende domestiche, si preoccupava, no? Che tradimenti o non sono stata scelta, la mente che ti fa gli scenari peggiori e questo ci conferma la lettura, ma questa è una storia a lieto fine, vedo qua, quindi bisogna attraversare le emozioni ctonie sotterranee per poter fare della propria vita veramente un capolavoro. Questo ce lo insegniamo sempre, no? Sì. Allora, per molti c'è un rientro qua, un ritorno, un rientro, perché vedo questo è rientrato e questo vedo, però con nuove prerogative, spazio sano, mi spiego, con nuove prerogative. L'imperatrice non mercanteggia, no? Perché ha vissuto, ha attraversato il proprio dolore. Un'altra, per favore, vediamo chi ci esce. Vediamo. Eccola, si è girata e qua c'è una figa. Sì, qua c'è un'altra lei. Allora, qua abbiamo una lei che vede lui e ha questo sguardo un po' ammiccante, ma della serie, vediamo se rifà le stesse cose. Qua c'è una donna che ha vissuto, cioè una donna che ha impresso nei suoi tatuaggi anche chi voleva essere, chi voleva diventare e l'ha incarnato perfettamente. E abbiamo una lei che non disdegna anche delle mosse un po' provocatorie, un po' lolita al tempo stesso, della serie guarda con chi hai a che fare, cioè io ti concedo questa opportunità nella misura in cui però mi sono riconosciuta essere nel mio valore e anche con tutte le mie fragilità. E questa è un'immagine bellissima, bellissima, sì. Ragazze mie, ragazzi, tu stai riprendendo? Sì. Io non aggiungo nient'altro in questa lettura. Voluta fare così, diversa, bellissima. Queste sono le energie con le quali ti confronti in questo momento che stai guardando il video e nei prossimi giorni. Ovviamente, ragazze mie, ragazzi, praticate sempre. Cioè il nostro pettegolezzo sacro non è fine a se stesso. Nella misura in cui noi vediamo queste immagini possiamo vederle, appunto, riconoscere dei nostri schemi e trasfigurarli, no? Sotto all'info box trovate tutti i nostri percorsi, va bene? Detto questo, io concludo qua e ti abbraccio fortissimo. Noi ci vediamo domani, insomma, prossimamente, e come sempre che tutti gli dei ti benedicano.